Buongiorno amici del canale, oggi realizziamo un restyling che è veramente nelle nostre corde, vero Franco? La carta l'ha scelta Franco? No, e io l'appoggio completamente. A me piace molto anche in altre tonalità, verde e blu, però questa in effetti è molto scenografica. È una carta da parati particolarissima, è stata creata da il re, si può dire, delle carte da parati, William Morris, e questo è stato uno degli ultimi disegni che lui ha creato nel 1894. È stata rimaneggiata, questo disegno, questo schizzo è stato rimaneggiato dalla Morris & Co, che è l'azienda che oggi produce ancora le sue carte da parati, ed è veramente molto bella. È stampata su un tessuto non tessuto che la rende veramente molto vellutata, sembra quasi una stoffa quando la vedi applicata al muro o al mobile, ed è il nostro fil rouge per il restyling di oggi. Questa credenza è veramente piacevole, anche se non è molto antica, perché non penso che abbia più di 100 anni. Cosa dici Franco? Quindi possiamo tranquillamente non avere sensi di colpa e colorarla come vogliamo. Chiaro che diventerà la cornice perfetta per la nostra carta da parati, che oggi è protagonista. Quindi partiamo. Iniziamo, anche se già iniziato, perché in realtà abbiamo fatto un bellissimo spiegone, uno di quei pipponi, come dice sempre Franco, a modo mio, però non so perché oggi la nostra videocamera ha fatto qualche scherzetto brutto, e non è neanche lunedì, quindi vi faccio lo spiegone per la seconda volta. Uso il pennello King e coloro tutto col Nuit Parisienne, perché voglio che questa carta da parati spicchi al 100%, il Nuit Parisienne è perfetto per questo tipo di stesura. Questo bel mobilone ha due tipi di legni differenti, qua è più lucido, su un pochettino più grezzino, e quindi cosa faccio? Con il King ottengo una bella finitura un po' più materica. Mi raccomando, attenzione perché è un colore extra coprente e quindi la prima mano pura, ovviamente ABA l'abbiamo già fatto, sempre ABA, sempre sciacquare, sempre far asciugare bene, e quindi con una pennellata bella, corposa, come quella che mi fa fare il pennello King, io con una mano ottengo già una coprenza bellissima. Con la seconda mano unifico il tutto, ma ci sarà sicuramente qualche punto dove io ho la superficie un pochettino più grezza e quindi manco mi serve una vera seconda mano, mi basta una bella piena e qualche ritocco, però appunto dipende sempre da com'è la superficie. Ora Franco, fai già vedere il mobile finito, anche se è appena iniziato. Oggi va così. Seconda mano, che prima ho già registrato e Franco ovviamente si è perso, vero Franco? Il doppio pennello, ti ricordi il doppio pennello? Oggi questo video vi deve fare anche ridere, quindi l'abbiamo preso così oggi, su questo mood. Pennella a punta, che ho già usato prima, ma ovviamente non c'è. Si puccia, si carica bene il serbatoio interno, perché i pennelli quando sono tozzi lo sono perché hanno un serbatoio. Quando si scola si accarezza, non si schiaccia e il colore sta dentro. Noi con questo pennello dobbiamo fare attenzione e andare a lavorare in tutti i punti dove ho le insenature. Ma io quando mi faccio vedere questo pennello non lo faccio per vendervi un pennello in più. Cioè sappiate che non è questo la mia volontà. La mia volontà è farvi arrivare a fine giornata con una mano che riesce ancora a fare altro. Perché se voi vi affaticate tanto il polso, poi dopo siete troppo stanchi. E quando si hanno magari una intera camera da letto da fare, un soggiorno, è importante anche non stancarsi. Quindi con questo bel pennello a punta che va nelle insenature faccio il contorno. Poi pennellata incrociata, prima orizzontale e poi liscio bene seguendo il legno in verticale. Questo è il metodo perfetto per avere una bella stesura perfetta e vellutata. Mi raccomando, occhio, si ripassa col pennello scarico negli angolini perché posso aver fatto delle gocce. Quindi ricordate sempre, quando Elisa vi consiglia due pennelli per la realizzazione di un restyling, non è per vendervene due, ma è perché così vi tutelo e viene meglio il restyling. Continuo. Franco, l'hai salvata? Bravo. Su questo bel mobile un décapé è obbligatorio, non per
la tecnica in sé, quanto perché il legno che c'è in alcuni punti è veramente molto molto gradevole. Infatti sono già sicura che alcuni di voi mi avrebbero sicuramente consigliato di lasciare il piano a legno grezzo. Non ho voluto lasciarlo a legno grezzo perché voglio la totalità del colore, ma perché voglio far uscire fuori il legno grezzo con la levigatrice. Io ho messo sotto la mia levigatrice la carta 320, questa però è una carta particolare e ve la faccio vedere. È una carta microforata, assorbente al 100%, quindi non c'è nessun tipo di esalazione, nessun tipo di polvere. Io ho già collegato la mia levigatrice all'aspirapolvere, quindi partono insieme, non farò polvere. Mettendo sotto una carta 320 finissima, liscissima, non vado a rovinare il legno, non vado a rovinare la finitura del nero. Ricordate sempre che i colori scuri, se ti metti a sfregare, se ti metti a graffiare, si vede, ovviamente prima devi proteggerli, ma verrà benissimo questo effetto. Quindi aspirapolvere e partiamo. Panno umido, togliamo la polvere perché è opacizzato e vediamo cosa viene fuori. Vedete la magia del legno nero, che rimane nero, rimane puro, profondo, ma lascia intravedere la venatura del legno. Questo per me è il vero lusso, intravedere la vena del legno perché è vero legno, ma avere anche la potenza, la forza del nero. Ovviamente ora che sta asciugando vedete che torna a essere chiaro, ma nel momento in cui andiamo a proteggere col protettivo opaco tornerà a essere bello vivo e si vedrà la vena del legno. Inoltre la carta 320 ha donato una morbidezza, una velutatezza pazzesca. Tu passi la mano e sembra il culetto di un bambino. Sto passando una bella mano di protettivo opaco dappertutto. Guardate che fortuna, questo ripiano della piattaia addirittura si può tirar fuori. In questo modo lo avvito poi solamente alla fine e posso tranquillamente lavorarci senza problemi. Guardate che bello. Adesso tac, lo reinserisco. Voilà, ritocco e continuo. Passo il protettivo opaco perché non si vede. Nel momento in cui si asciuga sembra veramente inesistente. Quindi non ci sono nessun tipo di finitura, non è né lucido né satinato, è proprio inesistente, sembrerà semplicemente Magic Paint. Guardate che bello il colore ora che è protetto, ovviamente bagnato e quindi si nota ancora un po' di luminosità, ma nel momento in cui si asciuga diventa completamente opaco. Io passo ovviamente il protettivo ovunque, tranne nei punti dove devo mettere la carta a parati. Ho steso comunque una mano di nero anche qua perché c'era una superficie un po' lucidina, non volevo avere problemi poi con la colla della carta da parati. Quindi dappertutto ora metto il protettivo opaco tranne nei punti in cui andrò a mettere la carta. Continuo usando sempre il pennello King. È arrivato il momento di mettere la carta da parati. Allora, dovete sempre imparare una cosa quando scegliete una carta da parati, a calcolarla bene in base anche allo sfrido. Qua per esempio si evince il fatto che sono 76 centimetri. Quindi cosa vuol dire? Che da quando voi vedete questo disegno passeranno altri 76 centimetri prima che lo rivedrete e quindi se dovete far combaciare la carta ci sarà uno sfrido che all'incirca sarà di 76. Certo, lo sfrido cambia anche in base al vostro mobile, in base al vostro muro, perché ovviamente più riposizionamenti dovete fare, più sprecate carta. Meno riposizionamenti dovete fare, meno la sprecate. Per esempio, questo rotolo è largo 52 cm e per coprire tutta l'area di questa piattaia purtroppo io devo fare 3 riposizionamenti, quindi 1, 2 e 3. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che se io avessi un rotolo da carta da parati largo 1 metro, probabilmente farei solamente 2 riposizionamenti, non 3. Quindi è molto bella questa cosa di avere delle carte di questo tipo, ma ricordatevi sempre che per facilitarvi il lavoro, più la carta è larga
e meno riposizionamenti dovete fare, quindi in alcuni casi è anche più semplice. In questo caso mi taglierò tutta la carta prima, anche perché purtroppo questi ripiani non si staccano e quindi noi non è che possiamo fare tutto il fondale, dobbiamo fare questo incollaggio, questo incollaggio, questo incollaggio e poi ripartire, secondo incollaggio e poi ripartire, terzo incollaggio. Quindi a conti fatti io avrò da attaccare oggi 9 pezzi di carta da parati. Quindi il consiglio che vi posso dare, se potete, è stendere la carta da parati svitando il fondo, ok? Quindi se avete un fondale che è una cosa unica, fate così, lo svitate, ve lo mettete bello bello orizzontale, se non avete un problema d'appoggio grande anche per terra va bene comunque e la fate aderire. Un altro consiglio che vi do è, prima di partire, tagliatevi tutta la carta da parati, ma anche se dovete farla su muro. Se dovete fare una parete, prendete la carta da parati, iniziate a misurare i riposizionamenti, prima fetta e la mettete per terra. Dopodiché vi calcolate già il riposizionamento, dove deve finire. Calcolate, la mettete per terra. In questo modo avete tutti i pezzi tagliati e quando dovrete andare semplicemente a farla aderire ci sarà molto meno stress. Perché parlo così? Perché io non parlo dei professionisti del settore che ogni giorno vanno a far aderire carte da parati, per loro è un gioco da ragazzi, noi magari lo facciamo 2 volte tutta la vita. Quindi per evitare questi problemi o per evitare di non avere poi la carta quando si inizia è meglio tagliarla prima, così se dovesse mai mancare, perché non avete calcolato bene anche lo sfrido, siete in tempo e non partite fin quando non avete tutto. Un'altra cosa. Il trucco per fare un buon lavoro è la colla giusta. La colla non è che si fa e si attacca, la colla deve avere il suo tempo di reazione per tirare, deve diventare collosa. Questa l'ho fatta già qualche minuto fa, quasi mezz'oretta fa, e come vedete ha questa densità. Le colle per la carta da parati non sono tutte uguali, ci sono dei parati molto pesanti vinilici, per esempio anche larghi 1 metro per 3 metri e quindi sono un po' più pesanti, hanno bisogno di una colla più strong e noi le vendiamo sul sito EasyRom o dai rivenditori Magic Paint, tutto, quindi anche le colle adatte per ogni tipo di carta. Il tessuto o comunque la carta TNT come in questo caso comandano, ma non sono materiali pesanti, basta una colla normalissima. Io in questo caso ho usato la colla per parati Saratoga, va benissimo e l'ho già diluita, in questo modo la densità perfetta. Ci sono un sacco di video con me ed Emma che vi facciamo vedere come si fa la colla per la carta da parati, è veramente facile, costa pochissimo, però un dettaglio anche qui, non fatela tutta, non fate tutto il pacco, fatene sempre un po' per volta in una ciotolina, ok? In questo modo non sprecate e quando vi serve la create. È semplicemente una polvere da sciogliere in acqua, facilissimo. Ora io parto tagliando i pezzi, primo, secondo, terzo, ve li faccio vedere come stanno e proseguiamo. Purtroppo la mia mensolina interrompe già a 42,5, io non la faccio precisissima, taglio a 43 in modo da poter anche andare dietro a questi mobili che spesso non sono drittissimi. Quindi giro il rotolo della carta da parati al contrario, così ho la parte bella bianca e a 43 faccio il primo segnettino, uno qui e uno qui. Tiro una bella riga o direttamente con il cutter, decidete voi. Mi raccomando, se usate il cutter dovete essere attenti e avere una lama che sia bella affilata. Voilà! Il primo pezzo della mia carta da parati è stato tagliato e già si vede quanto è bello. Ora taglio tutti gli altri e inizio poi ad incollare con voi. Quando devo mettere la carta da parati solitamente mi tengo vicino dei guanti di cotone che mi aiutano a capire bene se non ci sono bolle date dalla colla e a non rovinare la carta ovviamente. Il pennello per stendere la colla, un panno per asciugarmi le mani o per pulire e sicuramente delle spatole di varia grandezza, certo dipende da quanto è grande il vostro mobile. Io mi tengo anche vicino una pennellessa tipo questa, in modo che mi aiuti proprio a stendere la carta nel momento in cui sotto ho messo la colla. Però valutate, ci sono poi molti metodi per stenderla al meglio. Io adesso andrò a stendere la colla sul primo, il secondo e il terzo pezzo. E piano piano andrò a rimettere questi primi 3 riquadri di carta. Colla più o meno fin qua, nel primo pezzo dove appunto devo mettere la carta da parati. Quando avete un materiale come il legno che beve molto, ricordate che è sempre bene mettere un po' più di colla, non esitate a abbondare. Io ora la spalmo per bene in tutti e 3 i riquadri e nel momento in cui vado a mettere la carta, se dovesse servire, faccio ancora un'aggiuntina. La colla l'ho messa,
il legno ha bevuto abbastanza, ora faccio adagiare la carta. Ricordate che questo è TNT, beve ma non troppo. La colla deve sempre essere calibrata anche in base allo spessore della carta e in base anche al materiale della carta. Ora vado facilmente all'angolo perché è stato misurato, questo angolo va con questo angolo e qui, vado qui. Io non mi sono tenuta precisissima, infatti ho questi 2 millimetrini in più che mi aiutano nell'essere più precisa ora che vado a far aderire la carta sia all'angolo di destra, qui, che sotto. Con il guanto riesco a far aderire bene la carta senza appunto rovinarla. E ora, se volete essere ancora più morbidi, vi basterà mettere uno straccetto dove c'è la vostra spatola e quando farete appunto uscire l'eccesso di colla, la carta rimarrà perfettamente adesiva. Ricordate che non ci devono essere delle bolle, perché altrimenti andrebbero ad inficiare la tenuta, l'aggrappaggio, la liscezza anche della carta. Quindi io parto dal centro e vado all'esterno, anche qua parto da qui e vado a sfregare verso il fondo. Se per caso macchiate la carta con un po' di colla, con un panno umido si può togliere, non macchia perché è studiata apposta. Io qui andrò poi a tagliare l'eccesso delicatamente quando sarà asciutta, rifilando. Ora proseguo e faccio aderire il secondo pezzo di carta da parati. Secondo pezzo, vado bene nell'angolino, faccio aderire bene tutto e con la mia super spatola tolgo le bolle di aria. Importantissimo questo passaggio perché le bolle di aria altrimenti non ci fanno asciugare bene la carta. E col tempo si potrebbe poi staccare. Riposizionamento della carta, questo è uno dei momenti più importanti. Per questo motivo, quando vi dico di tagliare la carta prima, è anche per essere sicuri di non sprecare, certo, ma anche di avere già un taglio della carta giusto. Avrete modo di avvicinarvi piano piano, delicatamente, rimisurare e assicurarvi che il disegno sia perfetto. Non ci deve ovviamente essere lo scalino quando avvicinate la carta. È fondamentale che passando il dito voi non sentiate lo scalino ed è anche fondamentale sigillare la fessura della carta con la colla. Così io passo, controllo e sigillo. Faccio anche molta attenzione quando faccio questa cosa perché spesso i mobili non sono dritti. Quindi ancora un po' di colla, ripasso sulla fessura che poi tirando sicuramente si chiuderà. Ecco, non fatevi fregare perché la colla tira, quindi a volte fa delle grinze che poi invece quando si asciuga se ne vanno e non ci saranno più. Ho fatto aderire la parte che congiunge e ora con la mia spatola vado a lavorare sul resto della carta. Aspetto che la carta tiri leggermente e poi anche qua faccio uscire le bolle di aria. Ora continuo con il secondo pezzo. Bello, uno spettacolo. Però c'è una sorpresa. Prima, quando ho messo il mobile sui suoi piedi, mi piaceva tantissimo la profondità del nero sotto,
ma volevo provare a mettere la carta e siccome avevo 2 pezzi di sfrido, perché ho riposizionato la carta 1, 2 e 3 volte, la terza volta solo per un pezzettino, ho detto vediamo se ho fortuna che la carta che avanzo ci sta per coprire i 2 riquadri, la uso, ed è stato così, ho sprecato pochissima carta. In realtà ottimizzare è sempre il mio mantra, mai sprecare nulla, non l'avrei sprecata, magari l'avrei messa nei cassetti, ma perché nasconderla quando è così bella? Però volevo anche avere da una parte il tulipano di Morris chiuso e da una parte il tulipano di Morris aperto, e così è stato. Ma siccome è tardi, sono solo le 8 di sera, volevamo complicarci la vita dando una morbidezza che rifinisse, e quindi abbiamo messo intorno questo piccolo dettaglio di passamaneria che riprende un pochettino il colore dei tulipani e non eravamo ancora contenti, quindi per dare un po' più di grinta, di graffio, abbiamo messo delle vecchie borchette. Sono vecchie perché sono state recuperate da una vecchia poltrona e quindi non si butta nulla, sono proprio del colore originale perché sono molto vecchie, hanno più di 100 anni, quindi questo piccolo gioiellino va a impreziosire il tutto. Ora vi ambientiamo questo bel mobile e vi facciamo vedere come sta in una situazione che potrebbe sembrare casa. Anche questo restyling è finito e diciamo che qui c'è poco da fare, non è che devi arredare con chissà che cosa, la carta parla da sola e queste belle forme fanno tutto il loro lavoro senza tanto sforzo. Quello che abbiamo fatto è stendere una patina nera, con noi parisiani che è un nero non nero, ricordatelo sempre, e accompagnare appunto l'unica parte scura nera di questa carta, che è una carta, vi ricordo, molto antica, che è stata, diciamo, rimaneggiata per renderla più contemporanea. Qui ho la fortuna di avere la collezione per intero di Morris & Co. e ho delle ispirazioni pazzesche, mi viene voglia di farvi vedere tutto il catalogo e di fare tutti i giorni un mobile con una carta differente. Guardate qui. È spettacolare. Guardate che toni, che colori. Certo, forse Morris nel 1900, quando creò questa linea, non pensava magari di abbinare questi colori in questo modo, però noi oggi riusciamo a renderla contemporanea mettendola sui nostri mobili, non solo sulle nostre pareti. Ricordate che dai rivenditori Magic Paint potete comprare le carte da parati di Morris e di Cole & Son anche a metro, quindi vi servono 4 metri per fare la vostra credenza, comprate solo 4 metri. Che risparmio, eh? Ricordate che Magic Paint si trova solo dai rivenditori Magic Paint sul sito magicpaint.it, non dai Brico o in altri punti dove magari vendono altre vernici. E ricordate che l'unico sito italiano che rivende Magic Paint è il sito elisirom.com, non la trovate su altri siti. Ora magari nei commenti mi scrivete se vi piace, secondo me sì. Ciao!